Il volo in sé è una piccola parte di tutto quello che c'è, che facciamo. Tutto inizia con la preparazione dell'elicottero, con la preparazione di tutte le carte che servono burocraticamente per effettuare un volo, lo studio, una pianificazione del tipo di tratta, del carburante necessario per eseguirla. Poi c'è un momento in cui ci si approccia all'elicottero, la classica prevolo, quindi si va a vedere la condizione dell'elicottero se è adatto al volo. Ovviamente la sicurezza viene prima di tutto. C'è una gestione anche dei tempi e se il passeggero, soprattutto se deve imbarcarsi in partenza da Linate, deve essere tutto anticipato. Io da bambino sognavo di volare, una passione che ho sempre avuto da quando ero piccolo e che poi sono riuscito a sviluppare col passare degli anni. Ho studiato, ho fatto anche ingegneria meccanica e mi sono approcciato a questo mondo, che è un mondo complicato, soprattutto agli inizi. E ho scelto il percorso, diciamo, sull'ala rotante piuttosto che sull'ala fissa, per una questione di dinamicità del volo. Il volo in elicottero è un volo molto più dinamico rispetto a quello dell'aereo, per la mia opinione. È molto più versatile, la libertà di poter andare in qualsiasi luogo, poter atterrare in spazi ristretti, in condizioni anche complicate rispetto a quello che può essere un aeroporto. Atterrare negli aeroporti per un elicottero è la cosa più semplice. Atterrare nel giardino di casa di una villa diventa più complicato, o su una piazzola in montagna arroccata vicino a delle pareti rocciose. Sono quelle condizioni un po' challenging che comunque attirano, sono stimolanti. La differenza anche rispetto a un aereo: l'elicottero vola tanto a bassa quota. L'aereo vedi tutto piccolissimo da lontano, non riesci a vedere dei dettagli che con l'elicottero invece puoi goderti. Capita spesso di fare giornate anche molto impegnative in cui non ci si rende conto dello scorrere del tempo. A volte ci sono giornate che sembrano passare in un attimo quando si passa tanto tempo in volo, e in realtà poi ci si rende conto di aver fatto mezza Italia con tante tratte da una parte all'altra, tra Cortina, Venezia e St. Moritz. C'è stata la prima volta in cui ho toccato i comandi in fase di addestramento agli inizi, poi c'è stata la prima volta in cui ho pilotato un elicottero un po' più grande, poi il primo bimotore, e la prima volta a trovarsi da solo ai comandi di un elicottero impegnato in voli e attività commerciali di volo. Ci sono tanti. Potrei andare avanti tanto a pensare alle prime volte. Ogni volta è un'emozione diversa.